Va bene. Una piccola presentazione. Benvenuti sulla diretta streaming di Tao in Modena. Questa sera abbiamo l'enorme piacere di avere con noi il maestro James Cars dall'Inghilterra, che si presenterà da solo fra poco, e in via del tutto eccezionale il traduttore, il maestro Luigi Zanini, maestro di Papua, che già conoscete sul nostro canale. Ci fa molto piacere proporre il maestro James Cars e farlo conoscere anche in Italia qui da noi. Se avete delle domande in ogni momento potete scriverle nei post di Facebook e noi cercheremo di farle al maestro James. Grazie, lascio la parola al maestro e buona serata a tutti e buona visione. Okay, there we are. Good evening, James. Thanks for participating in this interview. Yuri introduced us to the event. Please introduce yourself. I think you can do it better. I will translate. I will do my best. In Italian, right? Yeah, exactly. Buonasera. Okay, first of all, thanks very much for arranging this, Yuri and Luigi. Grazie per aver organizzato questo incontro stasera, me e Yuri. So it's great to talk to everybody. Some of you I've met and spoken to before, so it's not the first time. Some of them I'm sure new as well. So, you know, I think tonight's going to be pretty open and relaxed in terms of questioning. Questa sera facciamo una serata abbastanza aperta. Ringrazio tutti quanti per la disponibilità. So I'll just give you a little bit of brief background on, I guess, on me and what I do as well. Un po' di background per quanto riguarda il mio passato marziale. So I've been practicing martial arts for most of my life. I started actually when I was 8 years old. Ho cominciato a 8 anni. Embarrassingly, that's 40 years now. Sì, è piuttosto imbarazzante pensare che era 40 anni fa, ma comunque. So, as usual, you know, dabbling with judo and taekwondo and karate, but I wanted to really learn Chinese Kung Fu, which I started at the age of 13. Ho cominciato a 13 anni a fare Kung Fu, dopo aver fatto karate, judo, taekwondo, ma chiaramente il mio obiettivo era il Kung Fu. And then I started Wing Chun at the age of 13 with a very good instructor, a guy called Trevor Jefferson, up in the north of England. Nel nord dell'Inghilterra mi sono allenato con un ottimo insegnante a 13 anni di Wing Chun. And spent really my whole teenage years up until the age of 18 training in that. And then I went away to university in the south of the country and went to study sports science. E poi quando sono partito sono andato appunto a fare gli studi, e a quel punto mi sono trasferito in un'altra parte dell'Inghilterra per studiare scienze dell'educazione al movimento, scienze dell'educazione. Whilst I was studying sports science, I based a lot of my work and my research around martial arts, and I continued to, I guess, diversify what I was doing, learning Muay Thai, Silat, and various other things during those years. Chiaramente, ecco, la combinazione era perfetta perché appunto scienze motorie, scienze dello sport e la pratica della Muay Thai, del Silat e di altre arti marziali ha permesso di creare un ottimo connubio. Also, during that period of time, I had my first experience of working as bouncer, doing door work, which was an interesting way to connect what I was learning and look at things quite differently as well. Certo, e poi ho avuto l'opportunità di fare anche il buttafuori, che è un'esperienza interessante perché permetteva di collegare la teoria con la pratica e diversi mondi insieme, quindi è stata molto importante anche quell'esperienza. I was involved competitively at an amateur level in Muay Thai, in boxing, and other arts like that. Ero coinvolto chiaramente in molte attività di Muay Thai, box e cose di questo genere, quindi interessante. And then following my graduation, I spent a few years in London, and I actually went back to Chinese martial arts, studying Chen style Tai Chi, Bagua, Xingyi, and so on. Poi sono tornato a Londra e quindi a quel punto ho avuto modo di studiare molte altre arti marziali come Xingyi, Bagua, Tai Chi e chiaramente nel contesto londinese c'era più spazio. And then eventually I found each one, which pretty similar to the situation now, not so easy to find an each one teacher. And I studied for a short period of time with a guy called Corral Koskuba.
Ho studiato anche I Chuan, l'ho trovato, anche se chiaramente è difficile, no, trovare un buon insegnante, però qui in Inghilterra l'ho trovato, che era Karel Koskova, famoso allievo, il maestro. So he gave me my first introduction to I Chuan, which was actually in the Yao system. E chiaramente è stata la mia prima introduzione all'I Chuan della famiglia Yao. And Corral is a very experienced, competent, high-level instructor. And it was at that point that I kind of realized in my studies that I needed to get out to the source, and I wanted to go out to Asia to really learn from people out there. E chiaramente Karel è una persona di altissimo livello, un ottimo insegnante veramente, però a quel punto lui ha sentito il bisogno di fare un passaggio ulteriore, che era quello di andare alle radici, no? Alle fonti di questa conoscenza, quindi andare in Oriente e andare ad approfondire direttamente in loco. And interestingly, it was Hong Kong was my chosen destination. And interestingly, it was Corral who told me, if you're going to go to Hong Kong, you need to learn the hand system, because that's where that's where the basis of it was. And Corral had been lucky to meet briefly Master Han Xing-yun before he passed away. E chiaramente Hong Kong era poi un punto chiave, perché è là dove Karel aveva conosciuto il maestro Han Xing-yun, uno dei nonni di James, ed è là che appunto poi James è andato a ricercare Li Chuan. So I went out to Hong Kong in 2005 and spent the next 12 years living there. And I studied Yi Chuan, Lehei Bafa, Xingyi, and then spent time with lots of other people and lots of other arts, and basically lived and breathed during that period of time what I was doing, and spent a lot of time on research in China and Taiwan and other places as well. But Hong Kong was my permanent home. Quindi per 12 anni James ha vissuto a Hong Kong, e quindi ha ricercato, ha praticato moltissimo tutti gli stili interni, ma soprattutto I Chuan, Liu He Pa, Gua, Xingyi, in maniera veramente approfondita, e poi da Hong Kong chiaramente faceva base per andare a ricercare nell'entroterra, a Taiwan, in Cina, e quindi ha avuto modo di fare un lavoro veramente articolato. My first week in Hong Kong, actually I think in my first 48 hours, I met Sifu Chan Tai-chun. Went to the Jingmo Association in Jordan where he was teaching, and he became my teacher, and we still have that relationship to this day. So he's a very experienced, I was going to say the word disciple, but Han Xing-yun didn't take disciples. He's a very experienced long-term student from Master Han Xing-yun. È proprio nella prima settimana, nei primi brevissimi momenti che era arrivato a Hong Kong, ha conosciuto Chan Tak-chuen, che era allievo del maestro Han Xing-yun, e da allora è nato un rapporto che dura tutt'oggi, che è veramente profondo, di grande stima, amicizia, ma soprattutto, dice, non di discepolato, perché Han Xing-yun non ha mai avuto discepoli, però è questo fondamentalmente il concetto, no, del rapporto che si è stabilito fra di loro. I guess we'll talk a bit more about the system later on, but just to finish off the learning story. So after studying with Master Chan for around about 5 years, I wanted to investigate Lehei Bafa, which is commonly always been associated with I Chuan. Dice, tra poco andremo direttamente al discorso tecnico, però per concludere un po' il panorama, dice, a un certo punto ho sentito il bisogno di completare quello che era Li Chuan con il Liu He Pa, questo sistema che per me era importante. It's quite difficult to find a good Lehei Bafa teacher. There's a few who were around, but I didn't think really represent the art to the level that I was hoping it would be. Eventually I met Hoi Ke-wa, and we had a really good meeting, and he showed me what he could do, and I was very, very impressed. And then what I didn't know was he was also a disciple of Han Xing-kyu, who is the older brother of Han Xing-yun from the Han line. E nella ricerca appunto di trovare un buon insegnante di Liu He Pa, che è particolarmente difficile, forse ancora più difficile che trovare un buon insegnante di I Chuan, è incappato in Hoi Ke-tua, il suo secondo insegnante, dal quale appunto andò a studiare Liu He Pa e lo studiò bene, ma la cosa che non sapeva era che Hoi Ke-tua era allievo dell'altro fratello Han Xing-kyu, Han Xing-chao, e quindi praticamente alla fine ha avuto la discendenza di 2 sistemi completi. And then I spent the next, how many years in Hong Kong? Probably 7 years learning from him in person. We lived very close together, which was really useful. So his house was very close to mine, so we could practice
together 3 or 4 times a week. And I continue also my studying with Master Chan as well. E quindi questi altri successivi 7 anni, pur studiando ancora col maestro Chan Tak-chuen, ha seguito molto da vicino, anche perché abitavano fisicamente vicini, il maestro Hoi Kei-tua, e quindi ha potuto veramente lavorare in stretto contatto e veramente approfittare del tempo che passava con lui per apprendere. During that period of time, I also kept up my boxing and Muay Thai, and competed in white collar fights in Hong Kong and in Thailand as well. Allo stesso tempo comunque continuava a mantenere anche le sue passioni esterne, per così dire, quindi di boxe e Muay Thai, e quindi da white collar, cioè da diciamo non professionista, però ha fatto campionati, ha fatto combattimenti, ha fatto gare e ha continuato a mantenersi in allenamento in quel senso. And then eventually I came back to the UK, and then I hope everyone's still awake. And then E poi sono tornato in Inghilterra, eccoci qua, spero che siete ancora svegli, siamo qua tutti quanti. and here I am talking to you guys now on Zoom. E adesso parliamo un po' con voi. Dai, vediamo come va. Allora, James, thanks for your introduction. What is the characteristic of the practice of each one? First question. Yeah. Prima domanda, qual è la caratteristica della pratica dell'Ichuan secondo la tua visione? Well, first of all, to answer that question, you need to understand a little bit of the background of the founder of Master Wang Shangjai. So and I'll stop at moments so you can translate, Luigi. Sì, go. Just go so it's easier. Sì, prima di parlare di Lichuan, forse è meglio parlare un attimo di Wang Shangjai, la persona che l'ha creato. Xing Yichuan really gave birth to Yichuan. And Xing Yichuan, needs no introduction in terms of the art and the characteristics. So let's assume everybody knows that. But sometimes there's some confusion, I think, between Xingyi and Yichuan. If you look at the way it's written in the characters, there's some behind me there. Yichuan removes the Xing, or the shape, or the form character. So the link between the two systems is very, very, very similar. C'è una fortissima connessione. Lo Xingyi è noto, penso che non ci sia bisogno di raccontare cosa sia lo Xing Yichuan, però dice delle volte c'è confusione quando si comincia a parlare di Yichuan, perché il carattere Xin di forma nell'Yichuan non c'è più, quindi dobbiamo fare un po' di chiarezza in questo senso. And then you get into an interesting subject because Yichuan is an art that over a period of time has evolved under different teachers and taken different characteristics. So the Yichuan that I practice comes down from both of the Han brothers, and it's got some differences between those two brothers, but it's the link to Xingyi is very, very, very strong. There's a stronger link between the older brother, between Han Xingqiu and Le He Bafa, definitely because of the time that he spent with Wu Yihoi. But the close entwinement to Xingyi with Han system, each one is really a strong characteristic of our system. La connessione fra la Lichuan, diciamo, di fratelli, ci sono molte modalità di interpretare, di praticare Lichuan, chiaramente non ce n'è soltanto una. Quella che pratica James deriva dai due fratelli Han Xingyuan e Han Xinchao, e sicuramente quello di Han Xinchao era molto collegato allo Xingyi e all'Yue Bafa, e dunque formava un nucleo importante, la connessione è molto forte. So really with each one, it's first and foremost a combat art. It was designed for fighting or self-defense, but of course it has a lot of health benefits and is very good for the human body. It's very good for mechanics and moving and injury prevention and general health as well. Certo, Lichuan è un metodo fondamentalmente pensato per combattere, e quindi per la difesa personale, per essere estremamente efficace e pratico, ma chiaramente ha tutta una serie di risvolti a livello di salute molto interessanti, perché lavorando bene con il corpo questo dà molti vantaggi globalmente a livello generale della persona. I always try to remind people that if you train a martial art for what it was intended in terms of the combat perspective, doesn't mean you have to go out and fight, but you train it with that intent and that practice in mind. You should, if it's a good art and a good teacher, you should get the health benefits. But if you do it the other way around and you learn purely for health, you won't develop any combat ability from doing that.
Ecco, ci tengo spesso a ricordare anche ai miei studenti che praticare un'arte marziale non obbligatoriamente per poi andarci a combattere, ma praticarla come se dovessimo andare a combattere, porta con sé chiaramente grandi benefici a livello della salute. Mentre il percorso opposto non è vero, cioè non è che praticandolo per la salute poi si diventa buoni combattenti. Questo lo ripeto sempre, quindi il praticare per allenarsi a combattere, anche se non andremo a combattere, porta grandi vantaggi. So each one is a system. It's not a concept or a state of mind. It's not a Jeet Kune Do that can be many different things. It is a physical system, and the basis of which is the standing postures of Jamjong, which build the requirements, build the shapes, build how we store and release energy or produce power, and also linked to the 5 fists as well from Xingyi. Ecco, Lichuan non è uno stato d'animo, non è una percezione, non è un concetto, non è una teoria come potrebbe essere, forse per certi versi il Jeet Kune Do, una strategia, una visione, una cosa del genere, ma è un sistema estremamente pratico, efficace, ed è pensato e si basa essenzialmente sul lavoro del palo, sul lavoro del Chanjong e sullo sviluppo di forza, quindi di store and release, quindi di concentrare e distendere, cioè contrarre e rilassare, e sullo sviluppo di questo potenziale che nasce dal palo. The overall goal of Xingyi is to be able to produce whole body power. We do that over 6 directions of force. So all of the exercises that we have, whether they're stepping exercises or standing exercises, is to be able to build that connectivity of the body, to be able to move with force, with maximum weight behind your body, in the most economic fashion. Chiaramente è pensato, quindi questo sistema è pensato per riuscire a sviluppare una forza completa connessa del corpo intero, che si manifesta in 6 direzioni, che si manifesta come connessione all'interno del corpo in maniera molto solida e che si manifesta nel movimento, nello spostamento di un corpo completo intero che si muove nello spazio per combattere. It's a very practical martial art, which at first looks very, very simple, but actually all of the practices, whilst they're not complicated, are very deep and require a tremendous amount of concentration and effort and very refined movement. Sì, è un'arte apparentemente molto semplice, non complessa, mentre in realtà, essendo molto profonda, richiede un grande livello una grande capacità di andare in profondità dentro la pratica, perché questa profondità è quella che poi ci dà il livello di completezza, perché ha a che fare con la consapevolezza, con la concentrazione, con la presenza, e questo è una delle contraddizioni, fra virgolette, del sistema. We have a saying in English which is less is more, and that really applies well to Lichuan because it's about removing what you don't need, and that can be moving patterns. It could be extra movements or fidgeting when you step, or for us that would be when the 6 directions of force become broken or aren't very, very clean. So within the moving, within the system or how we learn it, that's why we have to learn it very slowly, to get into real detail on linking the body up and be able to do that. It's easier to do it slower. You can't hide when it's slow. Then of course later on you go with a more velocity and force in your movements. Il sistema chiaramente, per essere capito bene, per essere imparato bene, deve essere praticato in maniera molto lenta all'inizio, perché deve essere assimilata la capacità di connettere il corpo, di mantenere le 6 direzioni costantemente, prima da fermi e poi in movimento. Quindi è un sistema che richiede di lavorare proprio sulla percezione, sulla qualità del movimento e del mantenimento di questa connessione. E poi questo si muove. But of course, each one is more than just a highly refined, condensed Xingyi Chuan. So, sì, Chuan non è soltanto Xingyi, scusami, I Chuan non è soltanto una forma condensata di Xingyi, perché questo potrebbe anche essere la sensazione a volte, no? Sorry. Of course, we went from Xingyi Chuan to Yi Chuan. So with a focus on the Yi Chuan, which is mind boxing or intent boxing, however you want to say it. So the mind, or the central nervous system, to be more precise, plays a huge part in how we train and how we apply the art. Il sistema nervoso centrale, in questo caso, che è un po' il concetto di Yi Chuan, cioè la box della mente, gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo di quest'arte marziale. And this mind training, or whole body training, mind and body together,
really encompasses what is quite different about the art. We do that through using visualizations, but also going a step beyond that. The visualizations are moving towards the goal. The goal is mindfulness. Questo modo di lavorare del cervello non è soltanto per unificare corpo e mente e per lavorare in modo connesso, ma è per portarle ad un più alto livello di comprensione, anche di stato, che è la mindfulness, cioè la pienezza mentale, la presenza mentale costante all'interno del corpo, che è un livello superiore al soltanto essere dentro il movimento in quel momento. And each one was really born from this Buddhist concept of mindfulness. Wang Xiangjia was very, very clear about a lot of the theory and things that he didn't like in martial arts. And it tends to be the more convoluted, complicated, and things that he thought were just unnecessary. But he was very clear that it came from Buddhism from that perspective. I'll let you try. Quest'arte... I'll go on to the next part. È molto chiaro che questo proviene come concezione, come visione dal buddismo, e da questo punto di vista Wang Xiangjia è estremamente chiaro. Prima James diceva, no, che c'è un proverbio in inglese che dice less is more, cioè meno è di più, ovvero sia che dobbiamo imparare un po', come diceva anche Bruce, a togliere tutto quello che non serve e a lasciare soltanto ciò che veramente ci permette di essere, che è utile, che funziona, che ci aiuta. E in questo senso, ecco, la radice di mente non mente è molto buddista, ed è anche Wang Xiangjia ha sempre lavorato in questa direzione per approfondire questo concetto. So this mindfulness, this ancient Buddhist concept, is really what we see in modern athletic performance as flow state. Quello che noi definiamo nell'atletica moderna come lo stato di flusso, il flow state, è esattamente questo concetto di mindfulness, di presenza mentale. It's the feeling of the body and the mind working as one, being very effortless, being very light. People experience it not just in physical activities at all time, but usually when they're very skilled at a high level and the mind just quiets down and the concentration levels become so intense that they shut off, and then the mind and the body start working together. So we see it in high level athletes when they perform, when they're in the zone. And we see it in other walks of life. So the Each One system is really training to lead you in a very scientific way towards achieving that flow state. L'Each One è veramente un metodo per entrare in questo stato di flusso, no? Che noi ritroviamo nei grandi atleti, che ritroviamo nelle grandi performance, nelle persone che veramente riescono a unire corpo, mente e spirito in un unico stato, essere nella zona e quindi fluire in un modo in cui la mente non impedisce il lavoro del corpo, ma anzi lo supporta e lo sviluppa, ed è un po' questo concetto di veramente di andare oltre quella percezione che abbiamo di corpo e mente, ma di veramente di scorrere ad un altro livello. So for example, we saw that in the Olympics last year with the US gymnast Simone, who had what they call in gymnastics the twisties, which meant that her mind and body disconnected. And she pulled out. Vi ricordate l'anno scorso, no, alle Olimpiadi, dove abbiamo avuto questa persona che era nella ginnastica a corpo libero, credo, no? Che a un certo punto abbiamo visto che c'è stato uno sfasamento, uno scollamento fra la mente e il corpo di questa atleta. And she identified that it would be very dangerous for her to continue in that pursuit of tumbling and doing all of those exercises if her mind and her body wasn't working well together. Si è resa conto che anche lei, che a quel punto era pericoloso continuare a fare quello che stava facendo, perché continuava a cadere, ma soprattutto perché c'era questo sfasamento, no, fra mente e corpo. So what Wang Xiangjia worked out all of those years ago was really a system of training that combined both. Because as we see in high-level sports people, they're few and far between. They are the elite to small percentage. Some of them can tap into it, and they can't always keep it forever as well. But with each one, what I believe we have is something very, very special. A system of training that can take you towards that. Now, I don't mean we can all go to the next Olympics and get a gold medal for gymnastics, of course. Although I know Luigi's going to try. But of course I will. Diciamo, ecco, la cosa dice, il metodo che a un certo punto Wang Xiangjia ha voluto sviluppare aveva esattamente questo tipo di finalità, cioè di fare in modo di connettere il più possibile, di connettere questo stato di mente e corpo in una maniera ottimale. Poi dice, chiaramente sappiamo tutti che essere in questo stato, in questo flusso, non è un qualcosa per sempre, è un qualcosa che può valere per un certo periodo, per un certo tempo, anche legato a fattori fisiologici, di età, però di sicuro questo è un metodo che permette di mantenere
di accedere a questo sorta di flusso. E poi ha fatto la battuta giustamente che io sicuramente vorrò andare alle Olimpiadi l'anno prossimo, ma vedremo se riuscirò. So that's probably a very long description of what is each one. Questa è una descrizione piuttosto lunga di cos'è l'each one, no? Però è interessante secondo me. It's what I think each one is. Beh, almeno questo è quello che io percepisco. James, people equate each one with pole posture, no? But how does this practice fit into combat, really? Well, it's an interesting one, isn't it? Sorry, la domanda che io sto facendo a James è: la gente fa una connessione fra I Chuan e Chan Jong, no? Ma come funziona poi nella realtà di un combattimento? Funziona o non funziona? Please. Okay, so Jam Jong is central to each one. Now, standing postures didn't originate from each one. They've been around for thousands of years, and people have been meditating for thousands and thousands of years, whether it was sitting down, standing, lying down, or maybe nowadays looking at their phone or watching TV and meditating, who knows? So meditation has been around in so many different forms. The difference between Jam Jong and in each one perspective and what some people may practice is quite profound. It's quite large. For a start, we would never call what we do standing meditation. They're standing postures, but they're extremely active and they're very tiring and taxing on the body, but more so on the central nervous system. Per quello che riguarda il concetto di Chan Jong, cioè di stare in una posizione come un palo piantato per terra, sicuramente non è una pratica che risale che non è stata inventata da Wan Sanchai, è qualcosa che esisteva già da moltissimo prima, è una forma di meditazione, un modo di anche proprio di mantenere il corpo, di osservare le cose, ed è quindi qualcosa di antico. L'unica differenza che è veramente degna di nota è che nella pratica di Li Chuan il Chan Jong non è una meditazione, ma è uno stato estremamente attivo e partecipato all'interno del corpo, in tutte le sue parti, di movimento. Non è stare lì e aspettare qualche cosa. So, for example, people may practice a standing meditation in a posture like this, very, very relaxed, removing all tension, quieting down the mind, and they can stand like this for a period of time, and it can be a nice, pleasurable experience for them. That's what I'd call standing meditation. That's not in each one what we call Jam Jong. Ecco, questo modo che stava indicando James di fare la meditazione, il palo, questo sicuramente è qualcosa che permette di calmare la mente, di rilassare, di andare all'interno, di percepire e di avere una percezione. Però questo non è quello che è il concetto questo è lo standing meditation, la meditazione statica in piedi, ma non è questo Li Chuan. There's many requirements to the Jam Jong, and there's many different postures. But if we take the each one equivalent of this one, which is what we call Peng Jong, okay, or holding the ball, which is a roundness of all of the joints. Okay, so my hand would never be relaxed like this. I'd have a sensation to my fingertips of a stretching, a roundness. E quindi il concetto, allora, nel momento in cui noi stiamo lavorando, come vedete, in questo momento la postura di James sta indicando questa modalità di lavoro, ovvero sia tutto è attivato, tutto è arrotondato intorno a questo lavoro, le mani stanno avvolgendo, sono aperte, sono allungate, sono avvolte, c'è molta presenza. Esiste una serie di molti requisiti per lavorare bene in maniera attiva sul Chan Jong. Each one is a feeling in the mind and the body. So whilst I'm holding and standing, holding this ball, I'm working very, very hard to improve the posture of my body, to improve space around the joints, around the tendons, around the ligaments, to produce energy, kinetic energy. Quello che sto facendo è produrre energia cinetica all'interno del corpo, espandendo ogni giunto, allargando, creando spazio dentro, proprio creando un movimento interno molto importante che crea energia cinetica. It's not isometrics from a Western point of view, although it follows some similar principles, but it's definitely not actually isometrics. If I was doing isometrics against a fixed position, I'd be tensing my body up, making it very tight, and creating an immovable force at the joint. Certo, non è sicuramente forza isometrica, perché se io lavorassi in maniera isometrica starei tendendo la muscolatura e la irrigidirei e starei lavorando in contraddizione muscolare e diventerei più rigido, tenderei a diventare ancora più limitato e più bloccato. In each one, I'm taking some of that concept, but producing a very different feeling. Rather than a feeling of shortening and contracting my body, I'm taking the isometric feeling of a force, of holding something,
but expanding around that, lengthening, stretching, opening. Io prendo il concetto a prestito un po' del concetto di isometrico, ma in questo caso lo utilizzo per espandere, allungare, creare ancora più spazio all'interno e quindi mettendo in concatenazione e in connessione tutte le parti del corpo in maniera vitale, viva, non chiudendole, contraggendole. So this posture of Peng Zhong, for example, it has a combat connotation as well. So we use this as an application of Jun or water element from Xing Yi Chuan. Questa postura che noi chiamiamo Peng Zhong, quindi crea una struttura di Peng, che voi sapete, che tutti, penso chi fa pratica anche Tai Chi sa cos'è il Peng Jin. Questo Peng Zhong è la struttura fondamentale su cui si lavora e che in realtà si basa sul concetto dello Chuan Chuan in mandarino, che è appunto il pugno dell'acqua. Clearly, I wouldn't use it from a combat side of walking into my opponent and fighting like this, like a zombie. But we use the application of it, or the energy of this spiraling up and holding here is really, really important. And that's where the 5 fists start to link into the Jam Zhong. E chiaramente non andrò mai a affrontare un avversario con la postura del palo, ciondolando intorno, ma il concetto è proprio quello di utilizzare la forza che nasce dal basso verso l'alto e la struttura di questo movimento per andare a affrontare un combattimento, e questo è molto molto importante. So the posture of the Jam Zhong is also very important, or the shape as we call it. For example, if I'm to Jam Zhong with my arms parallel and my elbows up here, okay, this won't have the same feeling or the same effect if I'm here. So if I was going to, trying to create the ultimate goal of attack and defend in one movement, so here, June, so if somebody was hitting me, I can attack here. It doesn't work if I do this. C'è un concetto fondamentale che è molto importante, che ci dà l'idea anche della profondità del sistema, ed è che per Li Chuan l'attacco e la difesa sono nello stesso movimento. Non c'è un movimento per attaccare, un movimento per difendere, tutto è connesso. Quindi se da un punto di vista fisiologico, se prendiamo una postura con le spalle alzate, non avrà lo stesso effetto che se noi lavoriamo nel modo, tra virgolette, corretto, che è quello di connettere tutta la struttura. E questo ci dà l'idea del perché è importante avere questo tipo di impostazione. And I make this point just to illustrate really the importance that it's not just a concept. It's not just something of the mind. There is a physical requirement within the body. There are correct angles. There's joint alignment. There's maintaining the harmonies that we call it. The hand, the foot, the elbow, the knee, the shoulder, the waist. All of that is really, really important within the DNA of the system. Il DNA di questo sistema chiaramente, usavo questo esempio della spalla soltanto per indicare come a livello fisiologico sia veramente importante avere tutta una serie di coordinate precise e rispettare certe regole per riuscire a connettere il corpo in un modo efficace. È proprio il DNA del sistema che deve essere rispettato, altrimenti il rischio di non poterlo usare realmente poi in combattimento. Standing is a means to an end, it's not the end. So we stand to be able to produce power, to be able to move very quickly. So that quickly manifests into moving exercises, footwork exercises, shadow boxing, and so on and so forth. Ecco, stare in piedi non è la finalità dello stare in piedi. Lo stare in piedi, praticare Chan Zhong, è finalizzato a guadagnare movimento, a imparare a essere stabili, forti, veloci nel movimento, ma chiaramente più siamo stabili, più siamo strutturati, più facile poi sarà il movimento, e quindi si va velocemente dopo la pratica del palo anche verso spostamenti e tutto quello che segue. Quindi lo scopo non è di imparare a stare fermi, lo scopo è di imparare a essere veloci ma forti e connessi. The only thing that you will never see in each one, and I believe in any system, would be a set form or a pattern or a kata. There are techniques. So in the lineages that I practice, Han Xing-yun, there's 12 techniques that he specialized as being unique in his system, and his brother has 8. Ecco, una cosa che non vedrete mai nell'I Chuan sono i Taolu, i kata, delle forme, delle sequenze di movimento preordinate. Queste proprio non sono considerate all'interno del sistema. In realtà i due fratelli hanno sviluppato negli anni, Han Xing-yun ha sviluppato 12 mani, e il fratello Han Xin-chao ha sviluppato 8 mani, e quelle sono le tecniche fondamentali su cui si costruisce il sistema. And the reason why
we don't have forms or patterns is because we're really preoccupied with developing deep skill through repetition, through correct repetition. So imagine if you took an art like boxing or Muay Thai, would we enhance it if we added forms or patterns or katas to those arts? Of course not, because they're made up of few techniques, but they develop deep skill through doing those techniques. Il motivo per cui non si sviluppano forme è semplicemente perché tutta l'attenzione è concentrata e focalizzata nella ripetizione di piccoli singoli movimenti per andare in profondità, per avere qualità. Se ci fosse immaginate di prendere la box o la Muay Thai e di cominciare a fare delle forme di pugno, delle forme di calci, non avrebbe nessun senso, perché non permetterebbe di andare in profondità dentro la qualità del lavoro. Quello è il lavoro vero, quindi su poche tecniche in profondità, non forme, ma qualità alla ricerca dentro il movimento. But Jam Jong is really the engine of the system. Everything begins with the Jam Jong, everything ends with the Jam Jong. E alla fine è un po' un paradosso, ma è anche molto bello. Il Chanjong è l'inizio della pratica, ma è anche la fine della pratica. Tutto quello che c'è in mezzo è tutto il resto. James, thanks for your explanations. Is it possible or useful for those who practice other styles to study each one? È importante usare, potrebbe essere utile studiare each one anche per praticanti di altri sistemi? It's a very interesting question. And I would say yes and no. È una domanda molto interessante alla quale risponderei sì e no. So I think that a lot of people over the years have used each one as a supplementation to what they do, as a kind of a fast track way to develop so-called internal skills in other arts, or even within their own internal art they practice, be it Tai Chi or Bagua or Xingyi. They're using some supplementary, each one can enhance that. Sì. Ho visto molte volte in questi anni che in molti sistemi praticanti hanno preso l'I Chuan come una specie di scorciatoia velocemente per arrivare a usare la pratica marziale per aggiungere qualche cosa che magari mancava al loro sistema. È un po' una visione così, cioè si prende l'I Chuan, lo metti dentro e questo riattiva un po' tutto il sistema. And I think, yes, it can do that, and there's nothing wrong with that. But on the other hand, I think it's quite sad because each one really is its own art, and it deserves to be a standalone main course, not a side dish of the rest of the food, because it has a lot to offer, and especially within the hand system that we practice, there's a curriculum. So it's not just a case of learning those Jam Jong and then that's it. As I said, there is techniques and strategies and all sorts of different things and supplementary exercises and weapons, etc., etc. So yeah, sorry, go on. Sorry. Sì, dice, da un certo punto di vista va benissimo che qualcuno possa utilizzare il Chanjong come l'I Chuan come supplemento a qualcosa che manca, però è un peccato perché il sistema di per sé non è destinato a essere un piatto di accompagnamento come, non so, i fagiolini o le cose così rispetto alla bistecca. È veramente un piatto, è veramente un sistema a sé estremamente evoluto, e specialmente nella visione dei fratelli Han è un sistema che ha molto molto da offrire e che può portare veramente avanti, e questo posso confermarlo anche io sulla mia pelle, in quanto studio con James da un paio d'anni, un anno e mezzo ormai, e veramente va molto al di là di quello che sembra. Sorry, James. So yes, each one can help you to supplement another internal martial art and potentially progress faster in it by developing those feelings through a more systematic method. Let's say you spent years doing a Tai Chi long form. You could learn some of those feelings that you may be able to use through each one quite possibly quicker. But to really appreciate each one, it needs to be studied as its own art. Sì, è chiaro che anche praticando Tai Chi, questo modo di sviluppare le sensazioni dell'I Chuan può essere estremamente utile perché permette di andare a riscoprire la qualità del movimento in qualsiasi pratica fondamentalmente, ma l'I Chuan di per sé è un sistema che ha molto molto da offrire, molto di più, se visto come sistema a sé e non come supplemento. And the other point that I would make is that clearly Xingyi and each one, as I've mentioned, are very clearly related. Bagua, I would put that into the same family as well. They share much of the same mechanics and principles. Tai Chi, a little bit less so, but still shares some.
But then when you get into other arts, be it other Chinese arts, Northern arts, Southern arts, and then go into other things, the problem that you have or that you face is that every art has something at the core of its engine. So if you start to train the engine of another art and put that in, for example, the Southern Hakka arts, Southern Mantis, Bak Mei, Longying, all those kind of arts, they have a very distinct energy, a very distinct taste about them, and how they move is quite similar. They belong to the same family. So if you take another family or art that trains a different way around, they won't necessarily complement each other. It doesn't mean that you couldn't do them together, but I wouldn't expect each one to enhance a Southern arts practitioner or something that's quite different. They could give you a good higher level crossover and appreciation of each art, but first of all, you'd have to box them off very, very separately and not try to integrate the two together. Adesso riassumere tutto questo sarà un'impresa, ma ci provo. Essenzialmente, quello che James sta cercando di dire, che ha detto in maniera molto chiara, molto bella, è che esistono dei motori all'interno di ogni sistema e che chiaramente la pratica dell'Ichuan può essere estremamente utile se correlata da vicino allo Xingyi e al Bagua, perché sono arti molto vicine e che si basano sugli stessi principi, sulle stesse meccaniche. Dopodiché, se prendiamo per esempio tutti i sistemi del sud come il sopracciglio bianco, il Pak Mei, Choga, i sistemi del sud, sicuramente ad un certo livello c'è un punto di crossover, c'è un punto di connessione dove le arti si possono supportare, ma essenzialmente essendo meccaniche diverse, principi diversi, può essere efficace soltanto fino a un certo punto. Questo è proprio un concetto estremamente interessante che ho visto poi anche applicato nella box, per esempio, con l'Ichuan e cose di questo tipo. Quindi è importante capire anche fin dove le meccaniche e i principi e l'engine, il motore, il driver può funzionare. E ripeto, Ichuan, Xingyi e Bagua lavorano bene insieme. And I mean, from my perspective, as someone who studied quite a number of different martial arts over the years, I'm not a believer in mixing and combining styles together. I believe that if you will understand them at a higher level, if you can separate them and not group them together. And you know, a quote always stands in my mind from Sifu Hoi Kitwa, who told me when we were talking about the relationship between Lohe Bafa and Ichuan, which are also very different mechanics. You know, and he said to me, you could take the finest Italian food in the world, you could take the finest Chinese food in the world, dishes, you put them together on one plate and it tastes like shit. Sì, è un concetto banale, prendiamo la cucina come esempio, no? Per esempio nelle meccaniche, nelle dinamiche del Yue Bafa e dell'Ichuan, per quanto siano due stupendi sistemi, sono molto molto diversi come meccaniche e il maestro Hoi Kitwa amava fare questo confronto dicendo è come prendere un piatto italiano meraviglioso, un piatto cinese fantastico, mescolarli insieme e diventa una porcheria. Cioè bisogna imparare anche veramente a mettere le cose in ogni scatola e a sviluppare quelli che sono i potenziali separatamente, perché mescolare tutto crea solo confusione e non porta a buoni risultati. I think rarely in the history of martial arts, when anyone's combined something together and they've come up with a new system or put it, has it actually really added significant value or a route to develop more skill? Diciamo, l'unico significato che può avere è quello di mettere insieme dei sistemi in modo da dare più valore alle cose, ma non è una cosa così immediata. So I go back to what I said in the beginning, the answer is yes and no. Quindi a questo punto capite per quale motivo all'inizio ho detto sì e no. James, why should I practice a traditional style nowadays? Perché devo praticare un sistema tradizionale oggi? Che senso ha nel 2022? That's a good question. I suppose we have to define what is a traditional style. What is a traditional system if we're comparing it to modern day boxing, MMA, BJJ, so on and so forth. I think that over the past number of years, the so-called traditional styles from East Asia, from China, from Japan, have lost quite a lot of credibility to these arts through combat endeavors, through cage fighting, UFC fighting,
all that kind of stuff that historically they haven't done very well. But if you go back to look at the history of these arts, pretty much one thing's always in common. It's pre-World War II when they were at their peak, and the same applies for Japanese karate, to my understanding as well. That it was far higher level in terms of how it was practiced, and later on became more commercial. It became more produced for the masses. Sì. Sorry, go on. No, just a good. È chiaro che se riconsideriamo, intanto dovremmo mettersi d'accordo su quello che significa in realtà arte marziale tradizionale, no? Però se vogliamo fare già una scrematura, è chiaro che se confrontiamo le arti marziali che noi conosciamo come tali rispetto ai BJJ, al cage fight, al MMA, siamo su un piano diverso e hanno perso credibilità. D'altro canto dobbiamo considerare le arti marziali tradizionali nel loro contesto, che essenzialmente era il contesto pre-seconda guerra mondiale, e dove per esempio la pratica del karate era una pratica ad alto livello, era molto concentrata, era molto, gli standard erano molto alti, e non era ancora quello che poi è divenuta la massificazione e la diffusione dell'arte marziale. Of course, it depends what an individual's goals and aims are. If you want to be the best competition fighter in the world and enter into those kind of formats, then I would definitely say you're better to follow a pursuit of learning Muay Thai and BJJ, for example, okay, which are two great arts, but actually they're traditional arts in another way as well. E in qualche modo, diciamo, poi dipende anche molto dagli obiettivi che ognuno di noi si propone, no? Oppure da quello che tu vuoi raggiungere. Sia la Muay Thai che il BJJ che il Brazilian Jiu-Jitsu sono arti estremamente competitive che ti possono portare lontano anche a far gare, ma se ci pensiamo bene sono arti tradizionali anche loro, quindi anche qui potremmo parlarne, no? For me, why I study traditional Chinese martial arts is because I love the fact that they encompass everything. Goes back to what I said before in the beginning, the health benefit coming from the combat side, but most importantly, I want to be able to practice this when I'm 60, 70, 80 years old. Now, if I take myself now with, I'd say 40 years of training, but 25 years of serious training, 30 maybe, where I'm at now, I'm much more efficient in my body than what I was, at say, as a 25-year-old. And I was competing at that age. I'm faster than what I was then, and more powerful than what I was now. Had I pursued the other traditional arts, the combat sport related arts, for the last 20 years, I don't believe that would be the case. Questo è un punto molto importante. Dice, io ho scelto quella volta di praticare arti marziali tradizionali perché volevo arrivare a poter praticare questo tipo di arti fino all'ultimo giorno, in pratica, no? Fino ai miei 60, 70, 80. E in più perché sapevo che questo mi portavano anche dei grossi benefici a livello fisico, e io quello che posso dire oggi, dopo 25-30 anni di seria pratica, 40 in totale, ma vogliamo dire di seria pratica 25-30, è che io sono più potente, sono più veloce, sono in condizioni fisiche migliori di quando ero giovane. E questo è il trademark di una buona pratica marziale. So I think these arts are very special. They can give you so much more. For example, I teach professional fighters now, each one who are professional fighters in Muay Thai, and they can really see the benefits of that system and how it can help them in their pursuit, and also help them to build a better, more bulletproof body and injury-proof, and so on. But we have to be, absolutely realistic with ourselves, that the problem is once you start to create a delusion that suddenly you're a great fighter and you don't have any fighting experience and you don't practice any free sparring and all that kind of stuff, that if you go head to head and try to compete, for example, with some of my Muay Thai students, I can show them a lot. They can enhance what they do, and in many perspectives, I may be able to move better than them, but I wouldn't want to get in the ring with them. Sorry. You went a long journey through. The beginning. Sorry, Mandy. So I think I was saying that these arts, why we study them, why we should study, they give you so much more.
Sì, exactly. The point is, James sta vedendo, diciamo, in questo periodo sta allenando gente che lavora professionalmente nella Muay Thai, quindi nelle arti marziali da combattimento, da ring e cose di questo genere. E i risultati sono estremamente interessanti perché gli dà modo di diventare più solidi, più forti, coprire bene i loro punti deboli ed essere molto molto efficaci. E questo è sicuramente un altro valore aggiunto, no? Oltre al discorso della salute. And the second part, James, sorry, the second part you made a shift into another. The second part, I was shifting to say that we need to be really realistic with our practice as well. Ah sì, giustamente. To not create delusion. Esatto. La seconda parte è, anche lì bisogna stare molto attenti perché rischiamo a volte di illuderci di creare qualche cosa che con un certo tipo di pratica automaticamente diventiamo dei combattenti. Non è così. Se noi non pratichiamo, se non ci mettiamo i guantoni, se non andiamo a lavorare, se non facciamo sparring, se non abbiamo un rapporto con l'arte marziale realistico, è chiaro che tutto rimane. Rischiamo di restare delusi alla fine in quello che facciamo. You can practice a traditional art like what we do and not have an interest in fighting, and that's fine. That's absolutely fine as long as you're honest with yourself around that and very clear in terms of your background and your aspirations. Certo, giustamente dice, non c'è bisogno di andare a combattere per praticare bene un'arte marziale. Ci deve essere interesse, quello sicuramente, e questo diventa molto interessante. E i benefici sono, come detto, tanti, ma non bisogna per forza diventare combattenti, però è interessante quello che ci lascia, quello che ci dà la pratica marziale, quella fatta bene, sicuramente. I think, you know, at the end of the day, everything that we practice, martial art or anything you undertake in your own time, should be about personal development. Be about growth. It should be about you becoming a better version of yourself. Giustamente dice James, e sono molto d'accordo con lui, il tempo che investiamo nella pratica dovrebbe permettersi di diventare la miglior versione di noi stessi, cioè dovrebbe essere finalizzata a diventare qualcosa di meglio, no? Di aiutarci a diventare migliori. E questo già mette in una certa prospettiva, credo, no? E seleziona molte altre cose. James, I have a last question, and then maybe we go for some questions from the people around, which is, what kind of strategy does each one practitioner have in combat? You already said it, but just to give a last taste of practice. Le sto domandando a James qual è il tipo di strategia che utilizza Li Chuan in combattimento. So I mentioned before about attack and defend in one movement. So it's a very efficient, simplistic in terms of principle. Obviously, it's far more complicated and more difficult to have that level of skill to be able to do it, but it's very, very possible. So each one is very, very direct. It's about occupying space, your opponent's space. And as I said, in one touch, to be able to neutralize your opponent and finish that confrontation very, very quickly. And that's really through the sensation, the feeling of sensitivity on how we produce power and release power through the Jamjong and through the training. Sì. Come sempre quando James parla, condensa, come fa nel sistema, 10.000 cose in un concetto unico. Ne ha sparate 5 di fila, adesso cerco di rendervele. Il concetto di fondo è quello al primo contatto di andare in chiusura e di chiudere il concetto. Nello Xingyi nel Chuan non c'è uno spazio da prendere. È molto aggressivo, è molto diretto, sviluppa forza e soprattutto è un sistema che ha come obiettivo quello di chiudere velocemente e utilizzare ogni difesa come attacco e ogni attacco come difesa. È un sistema semplice, non semplicistico, ma è estremamente efficace, estremamente concreto. Non ha fronzoli, no frills. No frills. But then we also go back to the mindfulness concept that I mentioned before, because you very much want this, the fighting strategy of each one is very much to be in that zone. And that means to not be preoccupied with what your opponent's doing, which to me is the key critical difference between internal and external martial arts. This is a point, sorry. Un punto critico, no? Questa mindfulness di cui si parlava prima, cioè questa presenza mentale, e c'è un concetto molto bello che è quello di non essere assolutamente preoccupati di quello che sta facendo l'avversario. Cioè quando una persona pratica i Chuan, lui va e fa quello che deve fare, non c'è preoccupazione su cosa farà. E questo, dice James, è veramente la differenza fondamentale fra Li Chuan e altri sistemi esterni.
So from a practical point of view, and this again separates what more modern combat sports do well, that what traditional arts have gone down the wrong path, is preoccupation with what the opponent is going to do. So for example, if I keep thinking the opponent is going to do A, I need to counter with B, they do C, I do D. In real-time fight, you have no chance to do any of that. So wasting your time with technique training of one technique versus another technique, or this technique is for a specific situation, is not something that was originally in these arts. That's something that's come from people losing the concept of being able to fight effectively. If we go into a boxing gym, of course you'll see people slipping jabs or blocking or whatever, but let's take a very high level boxer. Everybody loves Mike Tyson, right? He's very famous for peekaboo style. Okay, so you can't tell me when Mike Tyson went into the ring at his peak when he was younger, he's waiting for the opponent to come and then he's gonna slip and peek. No, Mike Tyson practiced for hours slipping like this, slipping with a bag, moving. So when he came in, his strategy to fight was to slip, and then he knew if he kept his guard up, he kept his posture, and he was very low, the low center of gravity, and with a lot of speed and power and ferocity that he had at that age, and all these attributes are really strong, he was unbeatable. But he didn't wait for he didn't react to what his opponent did. So this is very similar to the concept of each one. Questo è un concetto veramente importantissimo, no? Il concetto di non preoccuparsi della reazione dell'avversario, e qualcosa che effettivamente ha fatto un po' i danni delle arti marziali tradizionali è stato quello di pensare alle sequenze di tecniche, no? Quindi focalizzare sulla tecnica A, se io faccio A lui fa B, poi fa C, poi fa D. Questo non esiste in un combattimento. E prende l'esempio di Mike Tyson e del suo peekaboo, ovvero sia un qualcosa che lui ha sviluppato perché era piccolo rispetto agli altri, e quindi essenzialmente ha imparato a fare questa capacità di uscire costantemente dalla linea, e poi chiaramente con la ferocia che aveva, con la gioventù che aveva, con la forza che aveva, centro-basso, spostamenti bassi, eccetera, ha sviluppato questo alla perfezione. Ma Mike Tyson non si è mai domandato se quella tecnica andava o non andava. Lui faceva il suo, andava dentro e si portava giù chi voleva. Quindi questo è stato uno dei punti critici, no? dell'arte marziale, di diventare una sequenza di tecniche una contro l'altra che non ha nulla di realistico nel momento in cui sei in una situazione reale. And this, if I might add, this is also an example of mindfulness. So his body and his mind were connected because he was very, very skilled and his attributes are very strong. Now, Mike Tyson couldn't do that when he got past the age of 30 and he had, various personal problems. One, his physical attributes were not as strong. He wasn't as fit. He was aging. He wasn't training as much. So what happened was his mind and body disconnected. So it didn't work for him anymore. A un certo punto il concetto è anche questo, no? Che c'è un limite un po' in tutte le cose, e quando poi con l'età ha perso questa capacità di connettere mente e corpo in quella totalità, in quella ferocia che aveva prima, il sistema non ha più funzionato. Quindi anche il sistema, anche le modalità hanno dei limiti nel tempo, e quindi la cosa importante è sviluppare invece quelle caratteristiche che ci garantiscono di restare tali nel tempo, come la mindfulness sicuramente. And this is the real benefit of traditional arts, because if you plot that on a graph of an elite athlete and their mindfulness level to their physical peak, it's got quite a short lifespan. These arts, your lifespan, because your ability to achieve mindfulness and preserve the integrity of your body is a lot longer. Questo ci dice anche molto su come questi sistemi interni possono permettersi di arrivare ad una età avanzata in forma e di allungare la nostra capacità di produttività, fra virgolette, fisica, no? Benessere fisico, ma anche qualità, perché dove certi tipi di allenamenti diventano a un certo punto limitanti perché fermano lo sviluppo e consumano la persona, un certo tipo di pratica con certa qualità invece ci permette di allungare molto questa parabola. Thank you, James. Yuri, se abbiamo qualche cosa. Ok, intanto grazie James di quello che ci hai detto, hai condiviso veramente tante cose, spero che chi ci vede lo capisca, è stato veramente interessante. Vi riporto alcune domande che stanno arrivando da Facebook. Orlando ci chiede se James pensa che l'efficacia in combattimento migliori combinando più stili. Un po' ha già risposto, però
se vogliamo recuperare. James, we have a couple of questions from Facebook. One of these is by Orlando, which asks if mixing different systems can help to be efficient in fighting. You already answered to that question somehow, well, but we didn't address it specifically to fighting. To be fair, we talked about mixing different systems from learning them and putting them together, but maybe not into fighting. I think going back to what I just said about mindfulness is the ability to think quickly, which actually you want your reactions to take over when you're fighting. So to be able to turn around and say, okay, I'm going to flow from one art to another art, in theory sounds good, but would be quite difficult. In modern combat sport, of course, they do that at different ranges. So you typically an MMA fighter uses Muay Thai for their striking techniques, Judo for throwing, and BJJ for groundwork. Okay, I'm simplifying everything massively, but generally speaking, they would be the go-to arts for that. You could flow between those arts because they cover different ranges and they cover different attributes as well. But let's say, for example, you wanted to combine Tai Chi, Bagua, Xingyi, and then combine all of those techniques together into a fighting strategy. I don't believe it would be necessary. I believe you would be better served to just study one of those arts and go really, really deep into it and get a high level of skill, rather than trying to combine them. You'll be able to discover more by looking for less. E qui torniamo al concetto iniziale, no? Dice, sicuramente in certi contesti come le competizioni moderne, tu studi judo per le proiezioni, studi box per i pugni, studi, non so, taekwondo per i calci e Brazilian Jiu-Jitsu per la lotta a terra. E questo sicuramente integra le varie distanze e può diventare un sistema interessante. Però piuttosto che prendere Tai Chi, Bagua e Xingyi e studiare questi tre sistemi in maniera superficiale, è molto meglio prendere qualcosa di più semplice, uno solo di questi sistemi, andare in profondità e lavorare sulla qualità, perché già lì c'è più risultato alla fine nel momento in cui si applica. But if I could just add, Luigi, also, I would say there's nothing wrong with learning different arts. But the disclaimer or the small print, I would say, is try to have one art as your core. That's your go-to, your main dish, your main art that becomes centric, and achieve a reasonable foundational level in that art first. I mean, 4 or 5 years of solid training, and then you can branch. If you begin your martial arts career learning lots and lots of different things, you'll be in English. I'm sure you say something in Italian similar. We say, jack of all trades, master of none. Sì, dice. Sì, dice la cosa, non c'è niente di sbagliato nel praticare diverse arti o nel studiare diverse arti una dopo l'altra contemporaneamente, però bisogna che ci sia almeno un sistema che venga veramente imparato in profondità, che diventi il core, il nucleo di questa nostra conoscenza, perché altrimenti si finisce per non avere un niente che tenga insieme, e quindi un'arte marziale fondamentale come base, un piatto principale, e tutti gli altri che vanno a completarlo e a come corollario. Quello è importante. Try to think of your martial arts development around skill development rather than technique development. Rather than accumulating volumes of technique, accumulating skill. E un altro concetto fondamentale, invece di accumulare quantità di cose diverse, di andare a sviluppare qualità all'interno di una stessa cosa. Quello sicuramente è un punto ancora molto importante. Vedo che c'è una domanda. Sì, te ne ho scritta una in chat direttamente per James in inglese. Can you read it, James? Yeah, I'm reading it now. Do you want me to read it out? What's the best advice you would give to a practitioner who's not able to apply the less is more intent and end up being stiff in the upper bits on the back during Chanzhong? Also, can possibly go wrong when someone is kind of comfortable with a still Chanzhong practice and you want to start? Okay, first of all, thank you for this question. This is a great question, and I'm glad that you asked it, because I can settle a excuse the pun, but a long-standing myth around this. Okay. And one of the un attimo, volete tradurlo in italiano per chi non l'ha capito in inglese? Giustamente, sì. Allora, dice, ho 2 domande diverse, 2 specifiche. Qual è il miglior consiglio che potresti dare a un praticante che non è capace di applicare questo concetto di meno e di più, questa intenzione, e finisce per irrigidirsi
nella parte superiore della schiena durante il Changjong. Prima domanda. Seconda domanda, cosa potrebbe andare sbagliato quando qualcuno cerca di essere in maniera confortevole con un Changjong fermo, con una pratica ferma e non ha voglia di cominciare a muoversi. Sorry, I translated to Italian the question. So go, James, sorry. Okay, I'll answer this great question. So, okay, and this answer is going to surprise a lot of people, but there's a long-standing myth in internal martial arts, in each one, in Jamjong practice, that when people first start, they have more tension in their body. Yeah, of course, they're not used to the posture. It's new, your shoulders will feel tight, the legs will shake, and all this kind of stuff. So, sorry, James, sorry. È chiaro che all'inizio, quando una persona comincia la pratica e ci mette intento e energia, comincia ad avere male alla schiena, male alle spalle, male ai muscoli, trema tutto, è un casino. This is normal, okay? È normale. So, each one is about trying to create a springy, connected, light feeling in the body. It's a sensation, it's a feeling. Eccolo qua. Changjong è un sistema che tende a creare una sensazione di una molla leggera, aperta, forte, questa sensazione, questa leggerezza, questa esplosività da dentro, ok? So when you first start, you will feel uncomfortable at first, and the body will hurt, etc. But the myth that is commonly told is that if you keep pushing through that, the longer you stand, usually they say 40 minutes, eventually you'll break through and develop some incredible level of skill and relaxed, coordinated, integral, connected body. Ecco, c'è un mito, no? Di cui parlava James prima, che è un mito che esiste da una vita, che dice che più resisti e passi 40 minuti e resisti, a un certo punto si apre la valle dell'Eden, ma non è così. How do you say bullshit in Italian? Palle. Okay, I won't make you say bad words. Okay. Diciamo palle. Bullshit is an international concept, I guess. Tension leads to tension, okay? There's nothing magical about Jamjong. It's hard work, okay? The more tense and the more tight you'll get, your brain will also get tense and tight, your body, and it becomes very counterproductive. And that becomes a vicious cycle. There is no point when you get to 39 minutes, 39:30, 39:40, 39:50, 40. And suddenly that will break through. There's no scientific evidence anywhere that more and more tension becomes relaxation. So you're trying to create the most optimal, relaxed, composed structure through Jamjong. So in the beginning, you need to practice for very short durations with high frequency. And the moment you lose that feeling and sensation, you need to come out of the posture and do some swings, some movement, and then go back in, because when you come back out of the posture and when you go back in, you will feel better. And you want that, and you keep that sensation for as long as you can, and then keep the brain work. It's very difficult on the central nervous system. Keep doing it, and then repeat, rinse, that way around. Ok, il concetto fondamentale è che tensione crea tensione. Tensione nel corpo, stanchezza, fatica nel corpo crea stanchezza, fatica, tensione nel cervello. Quindi non è vero che a un certo punto superati i 40 minuti, non c'è nessuna evidenza scientifica, non ci sono prove e non funziona così. Il concetto è molto diverso, è di lavorare in piccolo, non c'è niente di magico nel Changjong, è tutto costruzione paziente nel tempo. Piccoli tempi di qualità, lavorando in rilassamento, cioè in condizioni di comfort. Quando si comincia a percepire mancanza di comfort, si rilassa e si ritorna, si va a cercare quella sensazione. È una costruzione per brevi tempi, ripetutamente, per mantenere quella qualità. Quindi, ripeto il concetto che secondo me è fondamentale: tensione crea tensione crea irrigidimento. Non c'è un punto magico oltre il quale tutto diventa felicità e gioia. This is a real key component to developing skill. Do not fight it. Otherwise, what happens is what I talked about in the beginning. You'll be practicing isometrics on a purely physical level. But the only difference with isometrics is the protocol around isometrics is they're meant to be done for a very short period of time, because it's pretty horrible. Okay, this kind of immovable force training, they're meant to be done for 5 to 10 seconds.
So if you're practicing isometrics for 40 minutes or 30 minutes in this that's not fun for a start. You're not going to enjoy that. Not only would it limit your progress and your skill development, it's also going to be really bad for your body. So you're going to do the exact opposite of what we want, which is an open, lengthened, connected body. You're going to build a very tight structure, which is not integral and not connected. E riprendendo il concetto di prima, giustamente, l'obiettivo del Changjong è quello di sviluppare l'allungamento, lo spazio, la connessione, l'integralità, lo stato di flusso, eccetera. Lavorando in un modo isometrico, tendenzialmente andiamo a fare l'opposto, ovvero cominciamo a mantenere tensione. Il protocollo del lavoro isometrico sappiamo che è essere ripetizioni brevi e non lunghe. Un utilizzo isometrico del palo è assolutamente non logico e non porta a niente di buono perché tende a irrigidire e a chiudere. Basta. I don't really know where this myth came from, but I'd really like to try to dispel it as much as I can, because I from my perspective, each one is a great art, and I love to see people progress and develop skill. And you can go into your average each one class of people train like that, and then look out of 1 out of every 10 how many of them are developing skill. The science doesn't lie. Il concetto di fondo è questo: l'obiettivo finale è quello di crescere, di migliorare, di stare bene, di praticare e di avere dei risultati, no? E quindi l'obiettivo è quello. Verificate insomma se la pratica che fate, quando la si fa, se vi porta a questo grado di vitalità, a questo grado di benessere, perché se non è così forse è qualcosa che non va. Little and often with the correct requirements, because what people tend to forget with internal martial arts as well is if you do them wrong, you won't progress, but the worst thing is you can really hurt your body. Un concetto anche dice, non è che nella pratica se non la fai bene o se non rispetti le regole non progredisci. Il problema è che puoi anche farti del male da solo, insomma. And that also leads on to how fast you can develop skill, because the other myth is that it takes years and years to develop. If you train correctly, under the guidance of a good teacher, and you train hard and you train with your mind and your body together, you can progress very quickly. Poi c'è il vantaggio che effettivamente, questo lo posso confermare, se si lavora nel modo corretto c'è una progressione immediata e veloce, percepibile nella qualità della pratica, ma anche del benessere, e questo è un qualcosa di innegabile e io trovo che sia veramente interessante. Yuri, altre domande? Ok, secondo me siamo arrivati verso la fine. Yes. Non ci sono più altre domande, se non dove chi fosse interessato a praticare col maestro come può fare per trovarlo, e se ci sono novità sulle sue passaggi da queste parti. Esatto. Allora io approfitto a questo punto per annunciare che i giorni 19 e 20 di marzo il maestro James Cars sarà in Italia, in quello di Vicenza, in provincia di Vicenza, a nord, e sarà mio ospite, e avremo 2 sessioni di training insieme, il sabato pomeriggio, grosso modo dalle 2 alle 6, e la domenica mattina dalle 9 all'1, di 4 ore, e in cui praticheremo I Chuan, Shingida Chen, della tradizione del maestro James Cars, e Liu He Fa, un'arte molto, molto, molto citata ma molto poco conosciuta, che è veramente estremamente interessante perché completa in maniera opposta, se vogliamo dire, il lavoro di Li Chuan, ma è estremamente interessante secondo me per qualunque praticante di arti marziali, perché è veramente ricco, e il maestro Cars ha un pregio particolare, credo che Yuri possa confermarlo, ed è il dettaglio e la precisione nelle indicazioni della pratica, che è qualcosa di estremamente importante. James, allow myself to introduce your coming down in March, the 19th and 20th. And I announced you are teaching for Saturday and Sunday about Shingida Chen, I Chuan, and Liu He Fa. If you want to add something. No, I just I'm really looking forward to that trip, and so thanks Luigi for organizing this. And you know, it'll be my second trip to Italy this year. That's true. You know, yeah. So I think it'll be great to see as many people as possible, that I can introduce the hand system of each one too, and also some Liu He Fa as well. Something I'm really looking forward to.
No, anche James è molto felice, è la seconda volta che torna in Italia, la prima volta è stata in versione diciamo privata al volo e questa volta viene giù e sicuramente può essere qualcosa di buono perché so che ci sono molte persone dall'Italia che seguono il metodo dei fratelli Han come il maestro Kars lo insegna e quindi potrebbe essere un grande momento. Per quello che posso dirvi io, dopo appunto questo periodo di allenamento con il maestro, posso dirvi che vederlo dal vivo, sentirlo e sentire le sue mani è qualcosa di estremamente utile per poter crescere proprio nella pratica. E quindi chi fosse interessato può rivolgersi a Yuri o a me direttamente. Il mio contatto su Facebook è facilmente trovabile, ma anche Yuri con Toi in Modena, per quanto riguarda appunto il 19 e il 20 di marzo 2022 a Vicenza. Bene, direi che ci salutiamo, ringraziamo davvero molto James per la disponibilità a rispondere alle nostre domande e a condividere la sua pratica. Non vediamo l'ora di vederlo dal vivo. Esatto, e di toccarlo. Esatto. James, I think we are going to the end. Yuri was thanking you for your availability, for all the richness of the explanation you shared. And yeah, looking forward to seeing you soon and touching you soon. Well, yeah, I mean, thank you to you both, Yuri and Luigi, for organizing this and hosting it. It's just, you know, my aim has always been to educate people more on these arts because they are quite rare. And I think with all Chinese martial arts, it's becoming smaller and smaller over the years, and you know we have to fight hard and work hard to really keep the good stuff out there that people can value from in their lives. So it's something that's really important to me. So I appreciate the opportunity to speak to all the friends in Italy and everywhere else around that. I did wear my Italian suit. I did get a chance to show it there. Okay. E con questo tocco di italianità, ecco, James giustamente dice che ringrazia per la disponibilità e per il fatto di averlo ospitato. È vero che le arti marziali cinesi sono sempre più rare e che lui è felice di poter condividere con tutti noi queste cose che sono veramente importanti per mantenere una qualità viva e condivisa, e quindi che l'appuntamento è appunto lanciato verso il 19 e il 20 di marzo quando saremo qua. Thank you so much, James. Thank you Have very a much. good night. Thank you. Buonasera a tutti, grazie di essere Arrivederci a con tutti. noi.